Ciao a tutti! Oggi parleremo del rinvaso. Quando vedremo spuntare le prime radici dal gifo o dal vasetto in cui abbiamo messo i semi a germinare, sarà ora di travasare le piantine in un contenitore più capiente. Il materiale di cui avremo bisogno per questo passaggio sono vasetti, perlite e terriccio. Si trovano vasetti di plastica, di coccio, di legno addirittura, in fibra naturale, in fibra sintetica. Ce ne sono di tutti i tipi. Ma per questo rinvaso, dato che non è quello definitivo, è sufficiente un vasetto di plastica riutilizzato, riciclato. Io per esempio utilizzo i vasetti dello yogurt. Ci faccio semplicemente dei forellini sul fondo e il vaso è fatto. La perlite serve a rendere il terriccio più soffice, più ossigenato e più drenante, così da facilitare la crescita delle radici. Ce ne sono tantissimi in commercio e un terriccio universale va bene. Io comunque preferisco utilizzare un terriccio apposito per ortaggi. In particolare preferisco utilizzare un terriccio che già di suo è bello soffice e arioso, come avrete già visto in parecchi dei miei video. L'altro motivo per cui preferisco questi terricci è perché sono privi di torba. Inoltre, quando possibile, scelgo prodotti locali. Ma cos'è la torba? La torba è un prodotto non completamente decomposto proveniente da zone paludose. Viene utilizzata in quasi tutti i vivai e nei commerci per le sue qualità e proprietà fisiche difficilmente riproducibili con alternative. La sua formazione avviene in migliaia di anni e la sua estrazione comporta l'inevitabile distruzione dell'ecosistema del posto. Come gli altri combustibili, la torba contiene carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, zolfo, ceneri, minerali e argille. Essendo a tutti gli effetti una risorsa non rinnovabile, la Svizzera nel 1986 ne ha vietato l'estrazione, definendo aree protette tutte le paludi, dato che giocano un ruolo fondamentale per contrastare il cambiamento climatico. Ma purtroppo non è vietata l'importazione. Quindi abbiamo salvato le paludi svizzere, ma contribuiamo a distruggere gli ecosistemi all'estero. Come se il cambiamento climatico conoscesse le frontiere e non le oltrepassasse. Ma tornando a noi, ci sono molte alternative alla torba. Il compost di corteccia, ottimo per l'utilizzo in orticoltura. Le fibre di legno, che contribuiscono a rendere il terriccio soffice e leggero. Le fibre di mais, un'altra alternativa valida. I truccioli di legno, che possono essere aggiunti per ridurre le emissioni di gas serra durante il processo di compostaggio. Poi ci sono le fibre di cocco, che anche se l'impatto ambientale è minore, resta comunque elevato a causa delle emissioni di sostanze nocive nell'acqua durante la sua elaborazione. In conclusione, cerchiamo di evitare la torba e di optare per alternative più ecosostenibili per il bene della nostra terra. Ma in realtà al nostro pianeta non importa niente. Il nostro inquinamento, le fabbriche, le armi nucleari, le armi chimiche, insieme a tutta l'attività malsana dell'essere umano, non fanno nemmeno il solletico alla Terra. Il giorno che ci estingueremo, il pianeta Terra si riprenderà in men che non si dica. È questo che dobbiamo capire. Dobbiamo agire in modo più ecologico per noi stessi, per i nostri figli, per tutti gli esseri viventi. Quindi smettila di guardare quello che fanno gli altri. Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
Chiudiamo la parentesi e passiamo alla pratica. Per prima cosa prepariamo una miscela di terra e perlite. Ora scegliamo le piante con l'apparato radicale già bello sviluppato. Questa è una piantina di rocoto del Perù. I semi sono germinati in soli 4 giorni con il mio sistema. Vi lascio qua il video. Ricordatevi di non lasciare crescere troppo le radici, altrimenti rischiamo che si secchino a causa del fatto che sono all'esterno, sono fuori dal terriccio, e si brucino con la luce. Personalmente, per facilitare ulteriormente lo sviluppo delle radici, preferisco toglierla completamente la garza. E non preoccupatevi se in questa fase create delle piccole ferite alle radici, non c'è nessunissimo problema. L'importante è non danneggiare il fittone, che è il cuore della radice. Le piante di peperoncino hanno una radice, chiamata appunto fittone, che è simile ad una carota, da cui partono tante altre diramazioni che ancorano la pianta al terreno e le danno stabilità. Tutte queste diramazioni a loro volta avranno altre piccole diramazioni che andranno poi ad assorbire i nutrienti dal terreno. Se accidentalmente strappiamo alcune di queste radici non è assolutamente un problema, perché loro continuano a rigenerarsi. L'importante è non danneggiare il fittone, perché in tal caso la pianta morirà. Dopo aver liberato un po' la piantina per vedere che sia tutto ok, che sia sviluppato tutto bene, la inseriamo nel vasetto con il terriccio e perlite, la pressiamo un pochino, diamo abbondante acqua e ricordatevi di non fertilizzare per le prossime 3-4 settimane, perché il terriccio è già fertilizzato di suo. Ma la cosa più importante in tutto questo è che vi dovete sporcare le mani. Ragazzi, dobbiamo capire l'importanza di entrare in contatto con il terreno. Toccate il terreno con le mani e smettetela di comprare quei guanti di plastica, che anche quella dovrebbe essere abolita. Come al solito, se avete domande potete scriverle sotto al video. Grazie per essere stati con me questa domenica e piccanti saluti!